Immagina un mondo digitale dove non servono ore di programmazione, non ci sono server centralizzati che controllano ogni dato e dove chiunque, non solo gli sviluppatori, possono dar vita a software anche a volte potenti e autonomi, usando magari semplicemente parole naturali che usiamo tutti i giorni, senza linguaggi specifici oppure intelligenza artificiale. E questo futuro, che anni fa sembrava fantascienza, magari oggi un pochino meno, iniziamo a capire che potrebbe essere possibile, può essere possibile, fa parte di quel sistema blockchain no code, basati su AI integrate e ovviamente decentralizzazione. Per anni, e lo è ancora tuttora, Amazon Web Service è stato il pilastro dei server e dei cloud, fornendo potenza di calcolo, hosting e servizi aggiuntivi su richiesta per milioni e milioni di servizi a livello globale. E l'abbiamo visto anche negli ultimi mesi, quando andavano un po' giù questi server, momentaneamente anche alcuni servizi cripto e Web3 soffrivano di questa pressione, perché si appoggiano agli Amazon Web Service. E qua il paradosso, pur proclamandosi decentralizzati, si appoggiano a un server centralizzato. In aprile questi DAON hanno messo a dura prova magari Binance, MXC, KuCoin. A ottobre hanno messo a dura prova Coinbase, MetaMask, e lì forse qualcosa si è rotto finalmente nei pensieri di questi sviluppatori, di questi CEO, che hanno capito che serve un qualcosa di diverso. Perché è inutile, siamo così tutti, finché non abbiamo qualcosa, finché non abbiamo bisogno di qualcosa, ma finché quel qualcosa che non sentiamo ancora, non ci viene sbattuto in faccia per necessità, certe cose proprio non le vediamo neanche. Ed è qui che sta succedendo qualcosa di grosso, stiamo scoprendo qualcosa nel passato che già c'era, ma magari non gli davamo importanza nel settore cripto, e poi una nuova triade, AI, no code e blockchain. Una cosa che, se dovesse maturare, non va a migliorare gli AWS, ma li va a rendere opzionali. No code su blockchain in soldoni vuol dire non dover essere per forza un super programmatore hardcore per riuscire a programmare qualcosa. Non servono server gestiti da aziende centralizzate e non serve più dipendere da un'unica infrastruttura in cloud, con ad esempio strumenti no code gestiti da AI. Puoi anche scrivere tranquillamente un'idea di quello che vuoi creare e l'app viene generata e distribuita su una rete decentralizzata. Non su AWS, non su Google Cloud, ma su migliaia di nodi sparsi per il mondo. E qui entrano in gioco eventuali progetti cripto, quelli che vi sto nominando non è che devono esplodere a livello di prezzo, sto parlando a livello generale di cosa abbiamo già a mercato. Ad esempio computer decentralizzati come ICP, Akash Network, potenze di calcolo come Render Network, permettono di usare applicazioni decentralizzate, potenze di calcolo senza dipendere da qualcosa di centralizzato. Abbiamo poi gli store decentralizzati, come ad esempio il progetto Filecoin, SIA, Arwev e IPFS. Arwev e IPFS. Anche qui i dati non stanno su server ma su migliaia di nodi. Senza dimenticarci gli smart contract, Ethereum, Solana, Polkadot e Avalanche, che ne abbiamo parlato qualche giorno fa. Senza contare applicativi che già utilizziamo, come la DeFi, dove non dipendono alcune volte già da server centrali e non chiedono permesso a nessuno, non ci sono dei call center. Finché la blockchain è viva, il protocollo è vivo e continua. Quello che stiamo vedendo oggi è che la blockchain non sta costruendo solo nuove monete, ma sta costruendo vere e proprie infrastrutture e applicazioni applicabili nella vita di tutti i giorni. Sta ricostruendo a piccoli passi l'intera internet, senza intermediari, senza punti di fallimento, senza permessi. E se vuoi guardare e capire il mondo cripto, non fermarti a osservare solo il prezzo della speculazione, perché quello è solo una piccola punta dell'iceberg. Il bello è tutto quello che ci sta sotto.